Buongiorno ragazzi, amici, bentornati. Continuiamo con le nostre lezioni sul tema il declino, la crisi del 300 e del 400. Avete visto nelle lezioni precedenti, dopo aver parlato della peste, delle carestie, della crisi economica e della ristrutturazione economica e dei commerci internazionali nel 300 e nel 400, abbiamo visto un altro tipo di crisi nella scorsa lezione, la crisi dell'impero germanico. Adesso procediamo con la crisi del papato, con la crisi della Chiesa cattolica. Quindi il 300 e 400 significa anche questi due poteri universali, universalistici dei primi secoli del Medioevo, papato e impero, che declinano, d'accordo? Che perdono autorità, che perdono carisma, perdono autorevolezza, perdono potere e perdono il loro ruolo universale. Il motivo di questo è semplicissimo, l'abbiamo detto anche nella lezione scorsa, è il fatto che emergono i nuovi stati nazionali che tolgono potere, erodono potere sia all'impero sia alla Chiesa, non si sottomettono più all'impero germanico, ma questo vale anche per gli staterelli tedeschi che diventano autonomi rispetto al loro imperatore, oppure per i comuni italiani che sempre hanno combattuto contro l'imperatore germanico e quindi nuovi stati nazionali che diventano particolarmente forti. Noi abbiamo un esempio di questo proprio nel conflitto che oppone un papa ad un re di Francia, ad un re di Francia alla fine del 200, all'inizio del 300. Nel 1294 che cosa succede? La Chiesa, sempre criticata, sempre contestata, eh, sempre oggetto di volontà di riforma, vede eleggere un papa che è un papa molto diverso dai soliti. Celestino V il vero nome di Celestino V è Pietro da Morrone, d'accordo? Pietro da Morrone, eletto papa con il nome di Celestino V, era un eremita, uno che viveva in povertà, uno che era lontanissimo dai giochi, dai maneggi della curia romana, dalle grandi ricchezze, dalle corruttele della Chiesa. Viene scelto proprio un personaggio completamente anticonformista, un eremita. Ovviamente ci si illudeva che attraverso Celestino V si potesse purificare, si potesse riformare la Chiesa. Celestino V però dopo pochi mesi rinuncia, si dimette o perché è stato minacciato, è stato spinto, vi sono state pressioni affinché si dimettesse, oppure non lo sappiamo con certezza, semplicemente perché Celestino V non si sente adatto al ruolo, capisce che un personaggio come lui non ha niente a che fare con la curia romana, con il papato, e capisce di non essere in grado proprio di gestire la guida della Chiesa, non essere in grado di combattere contro la corruzione, non essere in grado di cambiare la Chiesa, quindi rinuncia. Dante lo deplorerà per questo senza citarlo, chiamandolo colui che fece il gran rifiuto, no? Nell'inferno di Dante. Dante chiama Celestino V, è un'ipotesi che sia lui quello a cui Dante si riferisce, perché Dante non lo nomina, dice colui che fece il gran rifiuto. Allora, sempre nel 1294, al posto di Celestino V viene eletto un papa molto diverso, Bonifacio VIII. Ok? Bonifacio VIII è un ricco aristocratico romano della famiglia dei Caetani, infatti lui si chiama Benedetto Caetani, d'accordo? Anche Bonifacio VIII viene messo all'inferno da Dante. Bonifacio VIII rappresenta
tutto ciò che Dante detestava in qualche modo nella Chiesa, perché Bonifacio VIII, oltre a essere accusato di corruzione, di arricchimento, così, Bonifacio VIII era uno che cercò di rinforzare il potere territoriale della Chiesa, d'accordo? Il potere temporale della Chiesa. Secondo Dante, ovviamente, la Chiesa non doveva avere alcun potere temporale, ma soltanto spirituale. Bonifacio Dante ha talmente tanta voglia di mettere Bonifacio VIII all'inferno che lo fa comparire effettivamente nell'inferno quando Bonifacio VIII era ancora vivo. Ovviamente è l'unico caso nelle tre cantiche di Dante che troviamo un personaggio che sta nell'aldilà come se fosse morto, quando in realtà si intende nel momento in cui, nel periodo in cui è ambientata, nel periodo in cui è ambientata la Divina Commedia nel 1300, Bonifacio VIII non era ancora morto, ma con un trucco Dante lo mette all'inferno anche se era in vita. Vi fate spiegare perché poi dalla vostra professoressa o dal vostro professore di italiano. Cosa fa? Una delle prime cose che fa Bonifacio VIII, d'accordo, che regnerà sul trono di Pietro dal 1294 al 1303. Appunto, cerca di rinforzare il potere temporale, lo stato della Chiesa, il dominio temporale della Chiesa nel Lazio. Per farlo, lui si scontra, Bonifacio VIII, con alcune famiglie aristocratiche molto importanti, in particolare quella dei Colonna. D'accordo? Dei Colonna. Bonifacio VIII è molto duro, fa uccidere molti esponenti della famiglia dei Colonna che vengono quindi davvero perseguitati, uccisi, i loro castelli, le loro roccaforti, in particolare quella principale a Palestrina, vengono abbattute, d'accordo? E quindi diciamo reprime queste famiglie di aristocratici per avere il controllo del Lazio. Poi nel 1300 lui indice il primo giubileo, d'accordo? Il primo giubileo. Allora, attenzione, il giubileo, detto anche anno santo, sapete cos'è? Perché esiste ancora oggi il giubileo, naturalmente. Ehm, il giubileo è un anno speciale in cui tu puoi ottenere l'indulgenza primaria, l'indulgenza plenaria. Ok? Cos'è il giubileo? Cosa sono le indulgenze? Le indulgenze, attenzione, parleremo in seguito delle indulgenze all'inizio dell'argomento sulla riforma protestante, perché le indulgenze furono proprio il motivo che spinse Lutero inizialmente alla rivolta, quindi sono importanti per capire l'origine della riforma protestante. E perché? Allora, prima di tutto Lutero, ma tanti altri, anche prima di lui, anche all'epoca di Bonifacio VIII, prima di tutto erano contrari alle indulgenze in sé per sé. Le indulgenze erano qualcosa che era stata inserita nelle pratiche cattoliche da poco, esattamente come il purgatorio. Il purgatorio era stato inventato, i cattolici direbbero era stato definito, era stato scoperto in base all'interpretazione della Bibbia, c'è sempre stato, ma è stato scoperto un dogma che è stato definito dalla Chiesa Cattolica tardivamente, cioè davvero da poco tempo, nel 1300 si era stabilito che esistesse il purgatorio. Prima il cristianesimo non vi credeva. Le indulgenze sono strettamente legate al purgatorio, cioè le indulgenze non avrebbero motivo di esistere senza il purgatorio, perché che cos'è l'indulgenza? L'indulgenza è ehm, la remissione, attenzione, la remissione non dei peccati, come qualcuno ingenuamente crede. Tu pecchi, per avere la remissione dei peccati, l'assoluzione dei peccati, devi andare in confessione, cioè attraverso il sacramento della confessione.
L'indulgenza è un'altra cosa, l'indulgenza ti toglie, attenzione, non il peccato, ma la pena derivante dal peccato, anche la pena derivante da un peccato che è stato assolto, ok? Anzi, in questo caso sicuramente la pena che deriva da un peccato comunque che è stato assolto, altrimenti tu non saresti in purgatorio, se saresti all'inferno. Quindi, che cosa succede? L'indulgenza è uno sconto sugli anni che tu devi passare in purgatorio, ok? Cioè, un peccato deve essere rimesso, assolto soltanto attraverso la confessione. Una volta che il peccato ti è stato perdonato, ti è stato rimesso dal confessore, tu però su questo peccato, sia pure perdonato, sconterai una pena che Dio ti ha inflitto e sono tot anni di purgatorio, d'accordo? L'indulgenza ti toglie, ti fa uno sconto, ti toglie alcuni di questi anni di purgatorio. Nel caso dell'indulgenza plenaria, come dice il nome stesso, ti toglie tutti gli anni di purgatorio, finisci direttamente dal purgatorio in paradiso, d'accordo? Come si ottengono le indulgenze? Quindi capite che le indulgenze non avrebbero motivo di esistere se non esistesse il purgatorio. Come si ottengono le indulgenze? Si ottiene questo sconto di pena in purgatorio andando appunto in pellegrinaggio a Roma durante il giubileo. Il giubileo del 1300, il primo giubileo, viene inventato proprio da Bonifacio VIII. I giubilei vengono indetti ogni 50 anni, cioè dopo il 1300, 1350, 1400, 1450. Sapete, ce n'è stato uno anche nel 2000, esistono ancora i giubilei. Vi sono stati però, forse lo sapete, anche dei giubilei straordinari in date, in anni diversi rispetto agli anni che finiscono con 0 oppure che finiscono con 50 di ogni secolo. In ogni caso, tu vai a Roma, fai il pellegrinaggio a Roma durante il giubileo, hai l'indulgenza plenaria, puoi avere delle indulgenze anche al di fuori del giubileo in cambio di atti di devozione, di opere buone, d'accordo? Però certo, fai il pellegrinaggio a Roma, fai determinate opere di azioni di devozione là durante il pellegrinaggio, ottieni l'indulgenza primaria, capite? Ne riparleremo appunto con Lutero perché anche all'epoca molti erano sospettosi nei confronti di questa pratica e avevano accusato in realtà la Chiesa Cattolica di aver inventato il purgatorio proprio per poter dare le indulgenze, d'accordo? Quindi il purgatorio e le indulgenze venivano criticate, spesso messe in discussione di per sé, ma c'erano altri problemi, voi avete già capito forse che cosa ci ricava la Chiesa con le indulgenze. Il problema è che si fa abuso delle indulgenze, vengono vendute, tu paghi e in cambio ottieni le indulgenze. Questa è simonia, è una cosa che comunque nessun papa, mai comunque nel diritto ecclesiastico è stato accettato, quindi si tratta di un abuso. Tu l'indulgenza la devi ottenere gratuitamente in cambio di un pellegrinaggio, di opere buone e così via, ok? Le indulgenze non possono essere vendute, non solo, ma le indulgenze tu le puoi ottenere soltanto per te stesso che sei in vita, non puoi ottenere le indulgenze per tuo nonno defunto, caro estinto, per fare uno sconto degli anni di purgatorio a tuo nonno che non c'è più, supponendo che si trovi in purgatorio. L'indulgenza può essere chiesta solo per se stessi quando si è ovviamente in vita e invece c'erano tutta una serie di abusi, venivano chieste anche per i parenti, per i cari estinti, venivano vendute, d'accordo? E questo provocò la ribellione di Lutero. E quindi riparleremo delle indulgenze parlando proprio dello scoppio della riforma protestante. In ogni caso, ecco, nel 1300, certo molti criticano Bonifacio VIII per aver indetto questo giubileo, per aver insomma favorito delle pratiche devozionali che a molti non piacevano. Comunque, almeno 2 milioni di pellegrini si stima
arrivino a Roma nel 1300 per questo giubileo, quindi comunque si tratta di un grande successo da parte della Chiesa di Bonifacio VIII. Cosa succede? Che ben presto Bonifacio VIII entra in urto con un re di Francia che si chiama Filippo IV il Bello. Ci sarà uno scontro molto duro tra i due. Ok? Filippo IV il Bello. Che succede? Abbiamo già accennato all'inizio. I sovrani nazionali, i re delle nuove monarchie nazionali moderne che stanno diventando sempre più efficienti, con un potere del sovrano sempre più accentrato e forte, questi sovrani, e forse la monarchia francese era la più potente di tutte in quel momento, questi sovrani non vogliono più una chiesa che sta a Roma, che metta loro i bastoni tra le ruote, d'accordo? Vogliono sottrarre privilegi alla Chiesa cattolica e vogliono anche procedere nel senso, lo vedremo in seguito, della formazione di chiese nazionali. Cioè ogni sovrano vuole controllare sul proprio territorio, nel proprio regno, la propria chiesa, impedendo che i vescovi cardinali, in questo caso francesi, prendano ordini da Roma. Secondo Filippo IV il Bello devono prendere ordini da lui, quindi capite cosa succede? Filippo IV il Bello decide subito dopo il giubileo nel 1301 di togliere molti privilegi alla Chiesa cattolica francese, di far anche pagare le tasse agli ecclesiastici francesi, alla Chiesa francese. Bonifacio VIII non ci sta, d'accordo? Non ci sta e si ribella, si mette in contrasto con Filippo IV il Bello. Pensate che Filippo IV il Bello, per affermare più saldamente gli editti che aveva emanato, che appunto costringevano la Chiesa francese a pagare le tasse, convoca gli stati generali che appoggiano, approvano, rinsaldano, ribadiscono la sua decisione. Stati generali 1302, gli stati generali sono il vero Parlamento francese, quello eletto che si esprime in tre assemblee differenti per tre ordini o tre ceti o tre stati. I primi due ordini privilegiati, quello degli ecclesiastici e quello degli aristocratici, dei nobili, e poi invece l'ordine non privilegiato, quello del terzo stato, dove c'è tutto il resto, i borghesi, i contadini, eccetera. D'accordo? Parleremo in futuro in altri argomenti di come è organizzata la società l'organizzazione della società in ceti, in stati, in ordini e anche l'ideologia e la giurisdizione che c'è dietro. Gli stati generali si schierano ovviamente a favore del proprio re. Bisogna che la Chiesa cattolica paghi le tasse, d'accordo? Bonifacio VIII non è d'accordo e emana la bolla Unam Sanctam. Nella bolla Una Sanctam, Bonifacio VIII non dice soltanto che la Chiesa cattolica non vuole pagare le tasse in Francia, naturalmente. Bonifacio VIII si basa su una teoria complessiva, ricordate qual è? L'universalismo papale. Ne abbiamo già parlato in passato, l'universalismo papale era stato affermato da pontefici quali Niccolò II, Gregorio VII, Innocenzo III. Ricordate, abbiamo parlato nel dettaglio di questi pontefici e di che cos'è l'universalismo papale, la dottrina che sostiene che la sovranità, anche la sovranità temporale, appartiene al Papa, che l'universalismo papale sosteneva che, è quella dottrina che dice, che sostiene che non è vero che c'è una distinzione tra potere spirituale al Papa e potere temporale ai sovrani. L'universalismo papale dice che tutto il potere, sia spirituale sia temporale, appartiene al Papa, che è il capo assoluto della Chiesa cattolica, d'accordo? E quindi anche i poteri dei sovrani, dei re, per esempio, erano poteri delegati, quella sovranità, per esempio il re di Francia, era delegata dal Papa, ok? Non si fonda su se stessa, invece all'origine dello Stato moderno vi sono teorie politiche e giuridiche che fondano la sovranità degli stati, dei regni,
e anche delle repubbliche su se stessi. Non che la sovranità venga da Dio o venga dal Papa, d'accordo? O comunque se viene da Dio, certamente non viene dal Papa. L'universalismo papale, ripreso da Bonifacio VIII, invece sostiene che il Papa detiene anche il potere temporale e quindi ovviamente nessuno può far pagare le tasse alla Chiesa o imporre qualcosa alla Chiesa in contrasto con la volontà della Chiesa, perché questo, secondo la dottrina dell'universalismo papale, è del tutto illegittimo. La Chiesa può pagare le tasse solo se decide volontariamente di pagare le tasse, ma questo non si può imporre, d'accordo, da parte di un potere temporale che non può mettersi in urto con la Chiesa, perché il potere temporale è comunque concesso dal Papa e dalla Chiesa. E quindi ovviamente Bonifacio VIII dice la Chiesa è un ordine privilegiato, noi non dobbiamo pagare le tasse come quelli che non hanno dei privilegi. Questo lo dice nella bolla ovviamente Unam Sanctam. E che cosa succede? Succede che Filippo IV il Bello, l'avevo già scritto e l'ho cancellato, reagisce duramente, di certo non cede assolutamente. Pensate che convoca addirittura un concilio, ma come non dovrebbe essere il Papa a convocare un concilio? Vedete appunto che i sovrani si prendono le prerogative del Papa. Filippo IV il Bello convoca un concilio, pensate, e cosa succede? Pensate che i vescovi cardinali francesi, il concilio ovviamente Filippo IV il Bello non indice un concilio ecumenico, no, di tutta la Chiesa universale, è un concilio solo della Chiesa francese che lui vuole dominare, lui vuole mettersi a capo della Chiesa francese, staccandola dal Papa. Anche in questo consiste l'assolutismo dei sovrani, un assolutismo anche ecclesiastico, religioso. E allora il concilio, no, tutti i cardinali, i vescovi di questo concilio, gli ecclesiastici francesi, sono d'accordo con Filippo IV il Bello, non seguono il Papa, seguono il proprio sovrano, capite? Addirittura il concilio condanna come eretico il Papa, cioè condanna come eretico e simoniaco, vi ricordate, vi ho spiegato in passato cos'è la simonia, condanna Bonifacio VIII come eretico e simoniaco e sostiene il concilio francese che deve essere deposto, d'accordo, che non deve essere più papa. Non è una cosa un po' singolare, è il re ed è un concilio nazionale di uno stato particolare della monarchia francese che dichiara eretico il papa. Ma non dovrebbe essere il contrario, non era il Papa che dichiarava eretici i sovrani. Ovviamente Bonifacio VIII fa anche questo, cioè lui scomunica a sua volta Filippo IV il Bello. Secondo molti storici non è stato abbastanza rapido, non è stato abbastanza lesto Bonifacio VIII, cioè avrebbe dovuto scomunicare subito Filippo IV il Bello, invece lui aspetta, ritarda questa azione, si lascia prima scomunicare lui dal concilio francese dominato da Filippo IV il Bello e dopo Bonifacio VIII scomunica Filippo IV il Bello. In ogni caso, che succede? Bonifacio VIII scomunica Filippo IV il Bello, il re di Francia, non succede niente. Voi pensate che la scomunica causi una ribellione da parte dei vescovi francesi nei confronti del re di Francia? Abbiamo visto di no, i vescovi francesi stanno dalla parte del loro re e non del Papa. Voi pensate che la scomunica di Papa Bonifacio VIII nei confronti di Filippo IV il Bello provochi una guerra civile, d'accordo, da parte dei feudatari, da parte dei vassalli, degli aristocratici francesi? No, i vassalli e gli aristocratici francesi appoggiano il loro re Filippo IV, quindi la scomunica, Bonifacio VIII scomunica re di Francia e non succede assolutamente niente. Ricordate che in passato non era così? Ricordate cosa era successo a Federico II di Svevia? In passato, quando il Papa scomunicava un sovrano, per esempio Federico II di Svevia,
lo metteva nei guai, perché la scomunica aveva, attenzione, come conseguenza l'automatico scioglimento della validità del giuramento, l'automatico scioglimento del giuramento che i vassalli e i feudatari avevano fatto al proprio re. D'accordo? Quindi scomunicare un re da parte di un papa significava aizzare contro di lui una guerra civile, perché la scomunica faceva in modo che sia i vescovi, ma soprattutto quelli che avevano i loro eserciti privati, i vassalli di questo re, di questo sovrano, gli aristocratici, i feudatari, disconoscevano il loro re, lo consideravano deposto perché il Papa, appunto, la scomunica, questo era scritto a chiare lettere nei documenti della Chiesa, la scomunica fa sì che automaticamente il sovrano che viene scomunicato è considerato deposto. Quindi la scomunica autorizza, permette i vassalli del re, autorizza i vassalli del re a rivoltarsi contro il proprio re. La scomunica scioglie, elimina la validità del giuramento di fedeltà che in precedenza i vassalli avevano fatto nei confronti del sovrano. E infatti, ricordate, Filippo II, altri re ebbero un sacco di problemi, d'accordo? Un sacco di problemi. Ricordate l'imperatore Enrico IV che deve andare a chiedere perdono a Canossa nei confronti del Papa che l'ha scomunicato, perché la scomunica significava che i suoi vassalli si erano ribellati a lui. Adesso non succede più, quindi questo, vedete, questo episodio dello scontro tra il Papa e il Re di Francia è proprio, basterebbe solo questo episodio è sintomatico, emblematico di quello che vi stavo dicendo. Sta succedendo che il Papa non ha più un potere universalistico, il Papa scomunica un sovrano ma non succede niente. D'accordo? Non ha più il potere di scatenare contro di lui i suoi vassalli. D'accordo? I vassalli, gli aristocratici, i vassalli del re di Francia stanno con il re di Francia, i vescovi e i cardinali della Francia stanno con il re di Francia, il Papa scomunica, anche se scomunica qualcuno, non ottiene alcun effetto, capite? Non viene più seguito, non viene più rispettato dai cattolici, per esempio, della Francia. I cattolici francesi, i nobili francesi, cattolicissimi, scelgono la fedeltà al re piuttosto che la fedeltà al Papa. Quindi ovviamente il Papa perde il suo ruolo universale, universalistico. È lo Stato nazionale, la monarchia nazionale, in questo caso francese, può agevolmente combattere, vincere, umiliare un papa, d'accordo? Infatti è guerra aperta, Filippo IV il Bello dice che Bonifacio VIII deve essere arrestato e infatti manda un esercito per arrestarlo a Roma. Bonifacio VIII si rifugia in un palazzo nel suo paese d'origine che è Anagni, ok? Anagni. Viene tuttavia arrestato dai francesi, non solo, ma viene umiliato simbolicamente perché Filippo IV permette che il cardinale Sciarra Colonna lo schiaffeggi. È il famoso episodio dello schiaffo di Anagni, che è simbolico. Sciarra Colonna schiaffeggia il Papa con un guanto, d'accordo, in maniera simbolica. È comunque una cosa clamorosa. Il Papa viene schiaffeggiato, ovviamente da un suo nemico. Ricordate, ho detto poco fa che il Papa aveva perseguitato, combattuto, ucciso molti esponenti della famiglia dei Colonna. E quindi Sciarra Colonna, a nome della sua famiglia, in qualche modo si vendica con lo schiaffo di Anagni, umiliando qualcuno che era pur sempre il Papa e che era comunque una persona anziana e malata. Bonifacio VIII comunque riesce a fuggire dalla cattura riesce a fuggire
dai soldati francesi perché viene liberato da una sommossa popolare, no? Sta nella sua città natale, i suoi concittadini si rivoltano contro l'esercito francese, riescono a farlo liberare. Tuttavia, pochissimo tempo dopo, siamo nel 1303, Bonifacio VIII muore, d'accordo? Bonifacio VIII muore. Quindi vedete, già questo episodio vi fa capire perché il papato è in declino e il papato perde il proprio potere universalistico e le monarchie nazionali diventano così forti da tendere a sottomettere la Chiesa all'interno del proprio territorio, andando nel senso delle chiese nazionali. Una Chiesa cattolica francese o di altri paesi che non risponde più al Papa ma al proprio sovrano. Vedremo meglio le questioni delle chiese nazionali, d'accordo? Ovviamente siamo solo all'inizio del travaglio della storia della Chiesa nel 300 e nel 400. Dopo la morte di Bonifacio VIII nel 1303 viene eletto un altro papa che non ci interessa, morirà comunque un poco dopo. Poi nel 1305 invece avviene una cosa importantissima, viene eletto, regnerà sul soglio di Pietro fino al 1314 il papa francese Clemente V, d'accordo? Voi avete già iniziato a pensare sicuramente, non è un caso se si tratta di un papa francese, ovviamente no. Capite, il re di Francia, per non avere più fastidi da parte del papato, non avere un altro Bonifacio VIII che gli mette i bastoni tra le ruote, fa sì da influenzare l'elezione del papa e da far eleggere un papa francese fedele a lui stesso. Clemente V quindi è francese. D'altra parte, ormai la Chiesa cattolica rischia di essere proprio sottomessa al Papa. Pensate che la maggioranza assoluta, più del 50% dei cardinali che eleggono il Papa in questo momento sono francesi, d'accordo? E quindi fanno gli interessi del re di Francia. Clemente V viene appunto eletto nel 1305 e pensate nel 1309 prende una decisione veramente clamorosa, si sposta da Roma ad Avignone. Cioè un papa, non era mai successo ovviamente nella storia, un papa sceglie come propria sede non Roma ma un altro posto e addirittura un posto che si trova in Francia, ad Avignone. Il papa, tutta la sua corte, tutta la sua curia, tutti i suoi governi, tutti i suoi funzionari eccetera si spostano da Roma ad Avignone nel 1309. Pensate che fino al 1377 il Papa, non solo Clemente V, ma anche, come vedremo, quelli che vengono eletti dopo di lui, molti papi risiedono ad Avignone. Questo è il cosiddetto periodo avignonese del papato. Periodo avignonese del papato. Il papato avignonese al 1309 al 1377 viene chiamato anche periodo della cattività avignonese. Sapete che vuol dire cattività? Per esempio gli animali in cattività in uno zoo, captivus in latino significa prigioniero, quindi cattività avignonese nel senso di prigionia del Papa, prigionia avignonese, prigionia nel senso che ovviamente il Papa si mette a disposizione del re di Francia e diventa prigioniero del re di Francia non perché sia fisicamente prigioniero, capite? È una metafora. Semplicemente il Papa e il papato diventano sottomessi al re di Francia, ma liberamente sottomessi, nel senso che appoggiano, volontariamente appoggiano il re di Francia. Quindi una prigionia, una cattività per modo di dire. Comunque il papato in questo periodo fa gli interessi del re di Francia. Questo è scandaloso, cioè tutto il mondo cattolico considera questa una vera vergogna, d'accordo? Che la Chiesa, altro che il ruolo universalistico, che la Chiesa cattolica stia diventando strettamente collaterale a un sovrano particolare, cioè al re di Francia che la domina, che la controlla, cioè che la Chiesa cattolica si metta al servizio di un sovrano.
e addirittura si trasferisca fisicamente la propria sede nel territorio di questo sovrano, d'accordo? Tutti sono scandalizzati nel mondo cattolico da questo periodo avignonese. Tenete conto che il trasferimento del Papa ad Avignone è assurdo anche perché il Papa, lo sapete, anche adesso è anche il Vescovo di Roma, anzi, nei primi secoli del cristianesimo, prima di conquistare il primato all'interno della Chiesa, di diventare Papa nel senso che diamo noi oggi la parola Papa, il Papa era solo vescovo di Roma, d'accordo? Cioè, il Papa nasce come vescovo di Roma, soltanto dopo qualche secolo diventa il capo di tutta la Chiesa cattolica. All'inizio non era così, quindi è vescovo di Roma il Papa, cioè, che cosa fa? Abbandona la sua parrocchia, è una cosa che ovviamente molto molto clamorosa, che è uno scandalo, diciamo, per il mondo cristiano. Allora, attenzione, non solo Clemente VI, ma anche altri 6 papi. Cioè, muore lui, capite? Viene eletto un papa, poi ne viene eletto un altro. Alla fine sono 6. Clemente V e altri 6 papi dopo di lui risiederanno ad Avignone. Quindi in totale 7 sono i papi avignonesi, d'accordo? E guarda caso sono tutti francesi, eletti da una maggioranza di cardinali nel conclave che è francese. Non vi non vi stupite, no, di questo dopo quello che vi ho detto. Tra questi 6 papi, diciamo, avignonesi, dopo Clemente V, altri 6, quindi 7 in totale, merita di essere nominato almeno uno, Giovanni XXII, Papa avignonese, Papa avignonese che regna sul trono di Pietro dal 1316 al 1335, d'accordo? Dal 1316 al 1335. Papa Giovanni XXII si segnala per aver combattuto ferocemente i francescani della corrente spirituale. Ricordate quando abbiamo parlato dei francescani? Vi erano quelli della corrente dei conventuali che volevano possedere dei beni e quelli invece poveri della corrente spirituale che volevano mantenere l'impostazione iniziale del loro fondatore Francesco d'Assisi, non possedere assolutamente nulla, vivere di elemosina. A un certo punto vincono i più ricchi, i poveri spirituali, francescani della corrente spirituale, vengono ufficialmente condannati come eretici da Papa Giovanni XXII, d'accordo? Che manda anche alcuni di questi francescani spirituali a rogo. A molti nel mondo cattolico questo non piace, si tratta di perseguitare proprio quelli che cercano di mantenere vivo quello che era l'originario spirito di Francesco d'Assisi, d'accordo? E quindi così. Ehm, Facciamo un altro esempio, ecco, di come questi papi appoggino il re di Francia. Torniamo un attimo indietro a Clemente V. Clemente V, una volta trasferitosi in Francia, subito appoggia Filippo IV il Bello nel processo che egli intenta contro i Templari, il potentissimo e ricchissimo ordine dei Templari. Ricordate che ne abbiamo parlato a proposito delle crociate. Dopo la prima crociata vennero fondati dei ordini un po' particolari, degli ordini religiosi che abbiamo chiamato monastico-militari col trattino, ordini di monaci che però combattono, che dovevano servire, no, a proteggere i pellegrini a Gerusalemme dopo la crociata, ma noi abbiamo già detto in passato che alcuni di questi ordini monastico-militari a un certo punto vanno via dalla Terra Santa e si arricchiscono anche con le donazioni, si arricchiscono moltissimo. È il caso dei Templari che vivevano nel lusso più sfrenato e possedevano ricchezze di ogni tipo, d'accordo? Erano ricchissimi. Allora, Filippo IV il Bello intenta un processo per i Templari, ovviamente qual è il suo scopo? Quello di abolire, di smantellare l'ordine dei Templari perché? Per prendersi le loro immense ricchezze.
ricchezze e quindi il papato con Clemente V è dalla parte del re di Francia. I templari erano diventati ricchissimi, pensate, erano anche finanzieri, erano diventati banchieri, finanzieri, vengono accusati i templari di ogni tipo di crimine, a volte anche cose inventate, non solo simonia, corruzione, eccetera, ma quello diciamo è normale, anche vengono accusati di pratiche magiche, d'accordo? Di libertinaggio, di organizzare sesso sfrenato, cose del genere, vengono accusati di omosessualità, che ovviamente ora non è assolutamente più un reato, eh, però all'epoca ovviamente per la Chiesa Cattolica l'omosessualità era un peccato gravissimo. Vengono torturati brutalmente, uccisi. Il Gran Maestro dei Templari finisce sul rogo, l'ordine viene smantellato e sciolto ufficialmente nel 1315. Ovviamente il re di Francia si prende tutte le ricchezze dei Templari, le divide con altri ordini religiosi, e questa è la fine, diciamo così, è la fine dei Templari. Allora, i papi avignonesi. Abbiamo visto danno scandalo, cioè l'idea all'interno di tutto il mondo cattolico, e bisogna far finire tutto questo, è che quindi i papi avignonesi debbano tornare a Roma, d'accordo? Cioè l'idea che una riforma della Chiesa possa essere fatta avendo come precondizione il fatto che il Papa non sia più ad Avignone, torni a Roma, se no la Chiesa non si può riformare. Tenete presente che durante il periodo avignonese, abbiamo detto cattività, prigionia, per modo di dire, cioè i papi sostenevano, erano al servizio del re di Francia. Guardate che proprio durante il periodo avignonese la Chiesa diventa ricchissima e la Chiesa organizza proprio da Avignone, durante il periodo avignonese, una struttura burocratica con tantissimi funzionari in Europa che prendono le decime dei contadini, che convogliano ogni tipo di ricchezza ad Avignone. Proprio nel periodo avignonese la Chiesa diventa una sorta di macchina da soldi, d'accordo? Un'organizzazione sempre più capillare che in tutta Europa drena ricchezze dovunque. I papi avignonesi vivono nel lusso. La corte di Avignone, i palazzi che vengono costruiti sono dispendiosi, sono ricchi, sono lussuosi. I papi vivono in una corte lussuosa, impreziosita da opere d'arte, da artisti, così, eccetera. Però ovviamente la funzione spirituale del Papa viene praticamente accantonata, quindi è da tutti i punti di vista una situazione scandalosa. Si vuole che il Papa torni a Roma, d'accordo? E quindi alla fine il settimo della lista dei papi avignonesi nel 1377 si decide a tornare a Roma, anche lui un papa francese ovviamente, e quindi si chiama Gregorio IX, d'accordo? Si chiama Gregorio XI. Gregorio XI, anche lui francese come i predecessori, decide di tornare da Avignone a Roma. Attenzione però, non lo fa per motivazioni nobili, cioè per ritrovare l'afflato spirituale che era stato perduto, per riformare la Chiesa, eccetera, ma lo fa per motivazioni, come dire, diciamo più prosaiche e più concrete e più materiali. Era successo ovviamente che sfruttando la lontananza, l'assenza del Papa, a Roma e nel Lazio cosa era successo? Era successo naturalmente che gli aristocratici avevano ripreso il potere, d'accordo? Avevano ripreso il potere a Roma, ma non solo, ma anche in altri territori italiani dove la Chiesa a stento, con difficoltà, avrebbe voluto organizzare un proprio stato temporale, territori quali l'Umbria, le Marche, una parte dell'Emilia Romagna, si erano ribellati, si erano staccati dal papato, anche lì nobili, aristocratici, famiglie locali avevano ripreso il potere. Quindi capite, lontani da Roma i papi stavano perdendo il loro potere temporale.
su Roma, sul Lazio e sul centro Italia. Addirittura a Roma nel 1347 la rivolta di Cola di Rienzo per un breve periodo aveva trasformato Roma in un comune autonomo, in una repubblica, d'accordo, deponendo il Papa. Vero che Cola di Rienzo fu sconfitto, quindi molti papi avignonesi in realtà fanno delle spedizioni a Roma, ritornano in realtà temporaneamente a Roma per poter schiacciare le rivolte e così via, oppure mandano a Roma, nel Lazio e in altri territori dei propri cardinali, dei propri eserciti, ma la situazione sta assolutamente sfuggendo di mano e quindi per mantenere saldo il proprio potere e cercare di costituire un vero e proprio Stato pontificio, Gregorio IX decide che forse è meglio tornare a Roma, d'accordo, nel 1377. Era anche l'auspicio di chi voleva riformare la Chiesa, però Papa Gregorio IX non voleva affatto riformare la Chiesa, torna a Roma, come abbiamo visto, per meri motivi di potere. Cosa succede? Gregorio IX però, cioè non è finita qui, non è che il Papa torna a Roma, sono finiti tutti i problemi della Chiesa, ce ne sono ancora moltissimi da raccontare. Gregorio IX torna a Roma, Papa francese, però muore pochissimo tempo dopo e quindi si apre il conclave per eleggere un altro Papa, conclave che dura molti mesi. Il Papa successivo verrà eletto appunto nel 1378. Il conclave dura molti mesi perché è paralizzato da due fazioni interne, cioè i cardinali francesi, che come abbiamo visto sono moltissimi nel conclave, e tutti gli altri, che non solo i cardinali italiani, anche quelli di altre nazionalità europee, perché vogliono invece un papa romano, d'accordo? Quindi lo scontro all'interno del conclave è questo: sarà eletto un papa francese, che ovviamente ritorna ad Avignone, oppure ci sarà la vittoria definitiva del Papa romano. Romano, capite? Non è detto che debba essere eletto un italiano, per romano si intende il Papa che vuole restare a risiedere a Roma. Spero che sia chiaro. Allora, alla fine la spunta la fazione del Papa romano, d'accordo? Viene eletto come nuovo Papa Urbano VI, ok? Urbano VI è un papa barese, era l'arcivescovo di Bari, era originario di Gravina in Puglia. Si tratta dell'unico papa barese della storia della Chiesa. Ma non importa che sia barese, poteva anche essere scozzese, ok? Oppure aragonese. L'importante è che è un papa romano, nel senso che è un papa che decide di restare a Roma. I cardinali francesi, il re di Francia, però non sono d'accordo, vorrebbero eleggere, dicono, attenzione, dicono che l'elezione non è valida, d'accordo? Dicono che l'elezione non è valida perché? Perché in realtà il popolo romano aveva in qualche modo ricattato, siccome andava avanti da mesi e mesi questo conclave, ovviamente il popolo romano voleva l'elezione di un papa romano, nel senso che restasse a Roma. Il popolo romano inferocito cosa fece? Circondò il luogo dove i cardinali del conclave erano riuniti per eleggere il papa, che da mesi non veniva eletto, e tagliarono i viveri, d'accordo? Dissero ai cardinali: o eleggete il papa, e non solo, ma eleggete quello che vogliamo noi, un papa che resti a Roma, oppure niente, noi vi circondiamo, non vi diamo più da mangiare. Ah, quindi capite, secondo quindi i cardinali francesi e re di Francia, l'elezione di Urbano VI sarebbe stata invalida, illegittima, in quanto ottenuta, capite, attraverso una pressione, attraverso un ricatto, attraverso il ricatto della plebe romana. E quindi i papi francesi non accettano l'elezione di Urbano VI, d'accordo? Che cosa succede? Forse avete già capito, d'accordo? Forse avete già capito. I papi francesi si riuniscono in un altro posto, d'accordo?
si riuniscono in un altro posto nel Regno di Napoli, dove c'erano, ricordate, c'era una dinastia francese di Angioini che è strettamente legata e imparentata con i re di Francia. Nel Regno di Napoli eleggono un altro papa. Adesso non faccio troppi nomi e quindi abbiamo una situazione assurda. Assurda. Succede a partire dal 1378 che noi abbiamo un papa romano, nel senso che è un papa che risiede a Roma, ok? Che attualmente viene considerato il papa legittimo, è un antipapa, cioè un papa avignonese, che se ne torna ad Avignone. Abbiamo due papi contemporaneamente, Papa romano e Papa avignonese, d'accordo? A partire dal 1378, ma questa situazione durerà per 40 anni, cioè verranno eletti per 40 anni verranno eletti due papi, ci saranno sempre due papi contemporaneamente, anche i successori dei primi, un papa romano che sta a Roma, un papa avignonese che sta ad Avignone al servizio del re di Francia. Questo è il grande scisma d'Occidente che durerà circa 40 anni. Lo scisma d'Occidente è detto anche grande scisma d'Occidente. Continuiamo la nostra storia del travagliato papato alla prossima lezione. Questa è durata molto molto a lungo. Continuate quindi a seguirmi. Arrivederci.